Benvenuti sul mio canale, sono Alessandro Davide. Oggi con questo video voglio spiegarvi come risolvere il problema dell'allarme eventi sulla lavastoviglie. L'allarme eventi può essere dipeso da diversi fattori, da diversi guasti, non è detto che sia per forza la pompa di scarico guasta. E niente, oggi voglio appunto spiegarvi come fare a capire qual è il guasto che vi fa comparire l'allarme eventi sulla lavastoviglie. Prima di iniziare, per favore cliccate mi piace, iscrivetevi al canale così da supportarmi gratuitamente, così mi darete la possibilità di realizzare nuovi video. Un'altra cosa che ci tengo a ricordarvi è che molti tecnici non mettono mani su elettrodomestici manomessi da terzi, quindi se la vostra intenzione è quella di smonto l'apparecchio, ci metto le mani io, poi al massimo chiamo un tecnico, ecco fate male perché poi il tecnico non ve la ripara, anche perché se ne accorge che l'elettrodomestico è stato manomesso. Quindi se ci tenete al vostro elettrodomestico, chiamate un tecnico specializzato, con 30 euro di uscita vi fa la diagnosi e vi dice qual è il guasto, poi decidete se ripararlo o meno. Oppure se non conoscete nessuno, non sapete chi chiamare, allora guardatevi questo video perché cercherò di aiutarvi il più possibile. Allora, io ho già smontato il pannello, c'è un video in elenco che fa vedere come si smonta il pannello. Adesso andiamo a smontare lo zoccolino, ci potrebbero essere 2 o 3 viti su ogni lato. Ok. Allora, abbiamo la nostra lavastoviglie in parte smontata, ma questa parte qui basta e avanza per accedere a molti componenti. Allora, per iniziare, qui abbiamo la pompa di scarico, qui abbiamo il pozzetto e questa in genere è la parte che si ottura, e qui abbiamo un tubetto qua sotto attaccato da questa fascetta che va dritto al pressostato di livello. Allora, la prima cosa da fare quando la lavastoviglie l'allarme eventi è quello di farci delle domande. Allora, le domande da farci sono: questo allarme eventi ve lo fa all'inizio, appena la avviate, dopo circa 10 minuti, 5 minuti, o ve lo fa a metà lavaggio o ve lo fa alla fine? Perché da questo uno si fa anche un'idea di cosa potrebbe essere il guasto. Allora, se il problema ve lo fa all'inizio, no? Sappiate che la lavastoviglie, la prima cosa che fa quando parte, in qualsiasi programma, è quella di partire con lo scarico, per eliminare l'acqua residua. Quindi quel rumore che sentite continuo all'inizio, quello è lo scarico, non è il carico, è lo scarico, che molti si confondono. Quindi la prima cosa che bisogna vedere è se arriva corrente alla pompa di scarico. Quindi se per caso noi la facciamo partire, mettiamo il programma, chiudiamo il portellone, la facciamo partire e questa non fa nessun rumore, molto probabilmente c'è la pompa di scarico bloccata. Quindi abbiamo già capito che c'è la pompa di scarico guasta o bloccata da qualche corpo estraneo. In genere quando sono bloccate si sforzano, si surriscaldano e si guastano poi di conseguenza, quindi se è bloccata vi conviene comunque cambiarla, perché sennò vi farà poi un difetto diverso, cioè si bloccherà magari a metà lavaggio o alla fine, perché comunque la pompa di scarico è danneggiata. Quindi con un tester facciamo partire la lavastoviglie e con i puntali del tester andiamo a verificare se arriva tensione, se arriva corrente qui ai morsetti che alimentano la pompa di scarico. E adesso vi faccio vedere come. Ok, io ho questo tester che tengo qui così proprio in casa, non è un tester professionale ma basta e avanza per quello che dobbiamo fare. Quindi mettiamo in volt alternata, no? Ok, quindi questo è il simbolo, volt alternata, appoggiamo qui, apriamo il portellone della lavastoviglie, accendiamo, mettiamo un programma, chiudiamo. Adesso è già partito lo scarico perché questa ovviamente è una lavastoviglie che funziona.
Quindi adesso non guardate questi numerini qui perché questo tester qui fa un po' schifo. Adesso andiamo a posizionare i puntali proprio lì sui morsetti. Adesso non fate caso a questi valori che escono sul tester. Ecco, vedete 225-226 volt, quindi vuol dire che sta arrivando corrente alla pompa di scarico. Quindi adesso, indipendentemente dal fatto che si sentiva il rumore, se voi la fate partire, non sentite nessun rumore, però la corrente gli arriva, però la pompa di scarico non va, anzi in genere quando fa questa cosa qui, dovreste sentirla calda, molto calda, appoggiando il dito qui, o comunque dovreste sentire un leggero ronzio arrivare dalla pompa di scarico. Questo vi fa capire che la pompa di scarico è guasta. Quindi questa pompa di scarico è da sostituire. Come facciamo a sostituirla? Allora, prima cosa, staccate la corrente dall'elettrodomestico così lavorate in sicurezza. Ok, una volta staccata la spina, andiamo a smontare la pompa di scarico. Quindi magari stacchiamo questo tubetto, lo spostiamo, stacchiamo i fili, i morsetti. Qui abbiamo diverse possibilità, o cambiamo tutto. Allora, se comprate la pompa di scarico proprio Electrolux originale vi arriverà tutto questo pezzo intero, se no potete fare un'altra cosa, potete cambiare soltanto il motorino. L'Electrolux comunque fornisce anche solo il motorino. Allora, per cambiare solo il motorino è molto semplice, cioè è più semplice smontarlo che montarlo. Allora, iniziamo a togliere questo, che è un ammortizzatore per non far, più che altro per le vibrazioni. Siccome questa vibra molto, se non mettete di nuovo questo sotto, il rumore si propaga sul basamento e vi farà un po' più di rumore. Poi, con una mano blocchiamo la chiocciola, questa qui si chiama chiocciola, e con l'altra mano afferriamo e giriamo in senso antiorario, ok, vedete? Cioè bisogna girare così e la stacchiamo. A questo punto potete cambiarla, è molto semplice. Per riattaccarla dovete tenere saldamente questo. Vediamo se adesso riesco a spostare la videocamera e faccio una prospettiva diversa. Allora, vedete? Così si vede meglio. Dovete partire sempre da così, non da così o così, sempre da questa posizione. Poi dopo magari ve lo faccio vedere meglio. Spingete con forza e girate in senso orario. Ok, è attaccata. Poi magari con le dita sentite dietro, la parte dietro, sentite deve essere come qua, no? Perché se c'è una fessurina vuol dire che qui si è incastrata bene, dietro no. Può capitare, eh? Questa anche se la trovate molto arrugginita qui, vuol dire che si è sforzata parecchio, probabilmente si era bloccata, si è sforzata e si è surriscaldata, e anche in quel caso lì vi conviene cambiarla. E riattaccate i fili. Ok? Così il problema è, il guasto è già stato risolto. Se il problema è questo, cioè pompa di scarico bloccata o rotta, che gli arriva tensione, gli arriva corrente, ma non parte, non va e si surriscalda. In quel caso lì bisogna cambiare la pompa di scarico, così in questo modo qui avete risolto il problema. Di pompe di scarico su questo tipo di elettrodomestico ce ne sono di diversi tipi. Abbiamo questa qui, che è proprio quella che monta questa lavastoviglie, quindi motorino, chiocciola con manicotto incorporato che non si può togliere. Poi abbiamo questa qui che c'è il motorino, la chiocciola e non ha il manicotto. In questo caso il manicotto lo troviamo incorporato sul pozzetto. Poi abbiamo questa qui che è proprio l'ultima. Questa è una pompa di scarico inverter, infatti gli arrivano 3 fili. È proprio l'ultimo modello, sono le ultime lavastoviglie che stanno uscendo in commercio
3-4 anni a questa parte, montano questa pompa di scarico qui. Allora, questa qui sembrerebbe buona, difficilmente si rompe, almeno apparentemente, bisogna vedere poi nel tempo come andrà, però sembra veramente buona. Invece il problema più comune sono proprio queste pompe di scarico qui. Cioè, se voi ordinate la pompa di scarico nuova, vi arriva la chiocciola con questa pompa di scarico qui, che è una porcheria. Questa pompa di scarico qui fa proprio il difetto che si blocca saltuariamente e magari alla fine del ciclo, quando ha lavorato parecchio. E purtroppo queste pompe di scarico qui, su quelle nuove non le mettono più, ma sono ancora in giro. Cioè, se comprate la pompa di scarico vi arriva proprio questa qua. Queste sono fatte in Cina. A differenza di questa qui, che erano quelle che montavano tanti anni fa, ma ancora adesso su qualche modello si vede ancora, che è questa. Questa è una Ascol fatta in Italia. C'è scritto qui Made in Italy. Vediamo se riesco a mettere a fuoco. Ok, vedete? Made in Italy. Questa qui Made in Cina. Quindi se vi capita questa lavastoviglie con questa pompa di scarico montata su, queste poi le trovate anche sulle lavatrici, ve lo dico, le trovate un po' dappertutto. Queste fanno proprio questo difetto qui, che si bloccano verso la fine. A me quando capita che un cliente mi chiama e mi dice che la lavastoviglie non funziona bene, io questa qui la cambio a prescindere, proprio perché dà problemi, scarica male, si blocca ogni tanto. Quindi queste quando le vedete cambiatele, cioè cambiatele, perché guardate, vi dà solo problemi. Comunque, detto questo, niente, vi ho spiegato tutto per quanto riguarda la pompa di scarico bloccata. Quindi, ripeto, se è bloccata la cambiate, possibilmente non con quella bianca. Se invece si blocca dopo un po' che va verso la fine, probabilmente monta la pompa di scarico bianca ed è da cambiare, perché quella bianca fa proprio questo scherzo qui. Se invece si blocca verso la fine o non parte proprio, però la pompa di scarico è buona, funziona, allora il problema non è dovuto dalla pompa di scarico guasta, ma il problema è causato dal pozzetto otturato, perché il pressostato non torna indietro, rimane sul pieno, questa continua a scaricare, ma non riesce mai a portare indietro il pressostato e lui pensa di avere già l'acqua dentro, cioè pensa di avere l'acqua dentro e di non riuscirla a scaricare, ma in realtà è il pozzetto otturato, che poi il pozzetto otturato, se è otturato perché fate spesso cicli brevi o perché la pompa di scarico non scarica bene, quindi in quel caso lì se chiamate un tecnico vi fa lo spurgo del pozzetto e vi cambia anche la pompa di scarico, quello poi è una decisione che prenderà lui. Ok, vi ho detto tutto per quanto riguarda il problema dell'allarme eventi. Fate attenzione, non fate l'errore di staccare questo tubetto e soffiarci dentro per vedere se il pressostato scatta o meno, perché questi pressostati non fanno rumore e quindi se ci soffiate dentro li danneggiate. Il problema probabilmente, visto che magari funziona tutto, probabilmente sarà dipeso dal pozzetto otturato. Nel prossimo video che farò vi spiegherò molto accuratamente come spurgare il pozzetto. Vi posso già dire una cosa, che se prendete una luce e la mettete vicino al pozzetto, molto molto vicino, adesso dal video non si vede, ma se gli puntate una torcia proprio qui e guardate da questo fianco qui, dovreste vedere una macchia nera grossa qui. Quello fa capire che c'è un deposito di grasso. Dai, arriviamo a un bel po' di mi piace, cliccate mi piace su questo video e al prossimo giro farò il video dedicato allo spurgo del pozzetto. Vi ricordo che se vi servono le pompe di scarico, vi lascio qui in alto sulla i di informazioni un link diretto a un sito e lì vi metto in elenco le pompe di scarico, oppure le trovate anche nel primo commento. Scorrendo il video in basso a tutto, inizieranno ad esserci i commenti. Il primo commento in alto è il mio e lì vi metto l'elenco di tutti i link per andare su Amazon e comprarvi da soli la pompa di scarico. Ok? Spero di esservi stato utile.
Vi ricordo, cliccate mi piace, iscrivetevi al canale e alla prossima. Ciao ciao!